Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dedicato agli arpeggi. Quest'oggi andrò a spiegare l'arpeggio di La maggiore e Fa diesis minore. Questo è il quarto arpeggio che andiamo ad affrontare. Vediamo subito come si fa questo tipo di arpeggio. Andiamo allora ad analizzare questo arpeggio di La maggiore. Come dicevamo negli scorsi video sugli arpeggi, sono sempre tre le note su cui andiamo a ruotare. In questo caso abbiamo La, Do diesis e Mi, La, Do diesis e Mi, dovremo sempre ruotare attorno a queste. L'arpeggio di La è praticamente identico all'arpeggio di Re, come difficoltà, sempre intendo, con la differenza che partiamo dalla nota di La invece che dalla nota di Re. Perché dico che abbiamo la stessa difficoltà? Semplicemente perché abbiamo come sempre il primo movimento da fare con un diesis sul secondo dito, ricordo 1, 2, 3, 5 la diteggiatura. Poi abbiamo questo primo rivolto che è assai complicato. Abbiamo pollice e mignolo su due tasti neri, mentre abbiamo indice e anulare su due tasti bianchi. Come vedete, questo è il movimento più difficile da fare. Assicuratevi di essere sul do diesis sia con il pollice che con il mignolo e di usare il dito numero 4 per andare a prendere il La. Ci spostiamo sul secondo rivolto. Anche qui ricordo diteggiatura 1, 2, 4, 5, quindi abbiamo 1, 2, 3, 5 per il primo e l'ultimo movimento, 1, 2, 4, 5 per il secondo e per il terzo. Questo è il terzo movimento. Quindi abbiamo pollice più distaccato, come sempre, come spesso accade, se non sempre, sul terzo movimento. E infine abbiamo lo stesso arpeggio di partenza, però traslato sulla ottava superiore. Quindi, come vedete, molto simile all'arpeggio di Re, questo arpeggio di La. Torniamo adesso indietro, manteniamo la posizione. Prepariamo la configurazione, quindi mignolo sul Mi, quarto dito sul Do diesis, indice sul La e il pollice allargato. Poi abbiamo il primo rivolto, quello che abbiamo trovato prima, però lo dobbiamo fare al contrario questa volta. Preparatevi su questa posizione, ricordo posizione molto innaturale questa, però c'è anche da dire che è l'unico movimento che si fa in questa posizione. Andrà un po' sperimentato per andare bene a farlo. Ricordatevi di tenervi alla fine del tasto nero sia con il mignolo che con il pollice, se volete facilitare un po' l'esecuzione. Ovviamente l'indice e l'anulare non potranno stare alla fine del tasto, altrimenti diventa impossibile, però cercate di tenerli il più distanti dal centro della fisarmonica, quindi in questa maniera. Adesso facciamo l'ultimo movimento, che è quello di partenza. Si ritorna col diesis sul dito numero 2. Come dicevo, molto simile all'arpeggio di Re maggiore. Adesso però andiamo a vedere la sua minore, perché se è uguale l'arpeggio di La con l'arpeggio di Re a livello di difficoltà, non è la stessa cosa per la loro relativa minore, purtroppo. Perché la relativa minore del La è quella di Fa diesis maggiore, quindi ci spostiamo sul Fa diesis. Scusate, Fa diesis minore, non maggiore. Adesso traslo un po' la mia camera in modo che riusciate a vedere tutto. La abbassiamo ancora un po'. Ecco qua. Allora, partiamo quindi con il nostro Fa diesis. Abbiamo quindi già un pollice su un tasto nero.
proprio perché l'arpeggio è di Fa diesis, quindi il Fa diesis è un tasto nero. Cos'ha di difficile questo arpeggio? Che in ogni suo movimento vede ben 3 diesis. Avete capito bene, proprio 3 diesis in ogni movimento. Quindi il primo sarà quello di Fa diesis maggiore, La normale, Do diesis e Fa diesis alto. Quindi le note sul quale andiamo a ruotare sono queste altre tre, quindi Fa diesis, Do diesis e La. Invece che avere come prima La, Do diesis, Mi, abbiamo Fa diesis, La e Do diesis. Andiamo a vedere il secondo movimento. Ecco, se vogliamo il secondo movimento è quello più facile, proprio perché abbiamo il pollice e il mignolo su un tasto bianco, ovvero sull'A. Ricordo di usare il quarto dito anche qui ci va il quarto dito sul secondo e sul terzo movimento. Adesso procediamo con il terzo movimento, si parte quindi dal Do diesis, si continua con il Fa diesis. Ecco, come vediamo, anche questo assai arduo da fare perché abbiamo pollice e indice su due tasti neri, Do diesis e Fa diesis. Questo anulare va sulla nota bianca di La e il mignolo va nuovamente sul tasto nero. Adesso vediamo l'ultimo movimento che, come potrete ben capire, è sempre lo stesso del primo, però traslato sull'altra ottava. Quindi abbiamo nuovamente 1, 2, 3, 5. Questo tasto nero è uno degli ultimi tasti della nostra tastiera, proprio perché stiamo andando a suonare un Fa diesis della terza ottava, quindi davvero molto acuto. Adesso prepariamoci a tornare indietro. Quindi manteniamo la stessa posizione con solo l'indice sul tasto bianco. Attenzione qui perché dobbiamo mettere il nostro mignolo sul tasto di Do diesis, cercare di allargare indice e pollice per prendere Do diesis, Fa diesis e mettere ovviamente l'annullare sul tasto bianco, quindi sull'A. Quindi la sequenza deve essere adesso ci prepariamo a fare il primo rivolto, che comunque è il movimento più facile perché abbiamo nuovamente pollice e mignolo sulle note bianche. E infine andiamo a tornare a fare il nostro bel Fa minore di partenza. Scusate, Fa diesis minore. Quindi indice sul tasto bianco e pollice sul tasto nero. È davvero assai complicato questo Fa diesis minore e quindi molto di più del La maggiore. Andiamo a vederlo un'ultima volta per poi passare con la conclusione di questo video. Bene, allora, questa era l'analisi dell'arpeggio di La maggiore e Fa diesis minore. Continueremo con il prossimo video dove andremo ad analizzare l'arpeggio di Mi maggiore e Do diesis minore. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!